Mi sa che questa è la porta. Ah, questa è la porta. Sì. Ragazzi, possiamo finalmente dire benvenuti Al Noma. Ha bisogno di presentazioni questo posto? Se arrivati in anticipo come abbiamo fatto noi, vi fanno entrare in questa sorta di waiting room, che è un po' una serra dove c'è piantato un po' di tutto. E ingannate il tempo con un bicchiere di sidro. Sta per toccare a noi, ci portano dentro. Dopo che aspettate nella waiting room, vi fanno fare questa passeggiatina in mezzo a questi fiori bellissimi, che sono questi 50 metri che vi separano dal vero ristorante che è al fondo di questa strada. Non potete capire il livello di eccitazione che c'è in questo momento. Super felice. C'è René Zepi. Mi sa che questa è la porta. Ah, questa è la porta. Hi, welcome. Wow. Hello. Siamo entrati, ci hanno versato il vino. Come al mio solito non so dove puntare la camera perché ci sono troppe cose belle da inquadrare. Speriamo che venga un bel video. E Franci direi cin. We're starting off with some amasake for you, which is a fermented rice beverage. It has a very low alcohol, similar to a kombucha. And then we flavored it with jasmine tea and some sea buckthorn berries. It's a little orange berry that grows on the coast of Denmark. And we pick it even before it's ripe to get acidity and freshness. We're also gonna have a sake. This is coming from Chiba Prefecture in Japan. And this is a brewery called Terada Honke that's been around for about 350 years. So they've been making sake for a long time. It's a 24th generation. This one is called Kamano. This is the name of the rice that they use for the sake. It's not something you would normally use just to make a whole sake, but he decided that it needs a moment to shine, this one. Qualche spiegazione velocissima. Qui al Noma esistono 3 menù che vengono fatti in 3 momenti dell'anno diversi. Questa è la vegetable season, quindi tutto a base di frutta e verdura. Non vedo l'ora. Le altre 2 stagioni sono la game season, quindi la stagione della cacciagione, e lo spring, che se non sbaglio è la stagione del pesce. Iniziamo con questo King Oyster Mushroom, ovvero andiamo a cucinare in forno il gambo del fungo e poi andiamo a tagliarlo a fettine, come vedete, e andiamo a tagliarlo orizzontalmente e verticalmente. Questa è una tecnica giapponese, questo fa sì che il mushroom diventa più morbido quando andrete a mangiarlo. Viene finito con del fiori di sambuco che andiamo a picchettare al momento. Trovate alla vostra destra una salsa fatta con le nocciole. Andiamo a fare un latte di nocciole come se fosse giù in Sicilia di mandorle, però noi lo facciamo appunto con le nocciole fresche, e finiamo con olio di sambuco sopra. Lo chef e lo staff sono appena rientrati dal Giappone, dove hanno aperto un pop-up per 3 mesi, e sono ritornati a casa con un bagaglio di conoscenze che adesso applicano agli ingredienti local. Quindi questo fungo è stato cucinato con tutta l'esperienza che hanno costruito in questi 3 mesi. È delicatissimo, fresco, e il latte di nocciola è dolce ed esalta il sapore del fungo. Che inizio pazzesco! Il fatto che si parli di Giappone già mi esalta. La parte più interessante è il latte di nocciola. Sarà che forse non l'avevo mai bevuto e quindi ha quell'effetto novità che mi spiazza un po'. Non che sia un problema perché le abbiamo già mangiate più volte, ma forse ci siamo persi il fatto che c'erano anche delle formiche in questo piatto. La cosa, come potete notare, non rappresenta per nulla un problema. So in front of you, this is a miso crisp. You have some golden beets, some spice seeds, and nasturtium. So we recommend to eat this first. Pick it up with your hands, eat sort of like a tostada. And then over here you have a wild rose. So it's seasoned with maribel and raspberry. And you just pick it up and eat in one bite. Faremo il possibile con l'audio, ragazzi. Siamo in una sala con un sacco di tavoli. È molto rilassata l'atmosfera qui, quindi magari sentirete un pochettino di rumore. Non protestate, che già è una roba pazzesca che siamo riusciti a entrare qui dentro. E ora passiamo all'assaggio. Le carote sono una delle verdure più noiose probabilmente che esistono. Dissing alle carote, ma queste sono tutta un'altra storia. Acide, croccanti, golose. È una poesia questo boccone. Ho già fallito, ragazzi, mi si è già spezzato, ma farò finta di nulla. Anche qui questo secondo boccone prosegue come il precedente sull'onda della freschezza, della croccantezza e della golosità. Secondo me ci stanno preparando la bocca per qualcosa di esplosivo che deve ancora arrivare. Mi piace pensarla così. Andiamo di fiore. Come al solito qui ho chiesto qual era la parte edibile, e la parte edibile è solo ed esclusivamente il fiore. Il fiore è proprio un fiore vero, viene su con tutto lo stelo. Ragazzi, non è un finto fiore di così, questo è proprio un fiore
fiore vero. Immagino di dover mangiare solo il bocciolo probabilmente. Sa di rosa. Può bastare come commento? Ah, come dite non basta? Devo andare oltre? Ma è per quello che porto Franci. Ma è la cosa più bella che io abbia mai visto. Dopo la mia faccia. Sa di rosa, vero? Sì. E il lampone dentro ha una consistenza delicata, acida, scioglievole. Mi è piaciuto un sacco. A cold infused sencha tea coming from Kagoshima in Japan, made by a farmer called Nuen. And this is very old trees, so they're 40 years old. They pick the leaves and they steam them, put them in the shade, dry them and roast them. We're gonna go for some Chardonnay as well. Coming from Jura in the southern parts of France, Rotalier, we have a guy called Alain Labbé. So he owns 2.5 hectares only, but they're spread out a little bit. So he's picking different grapes and then he vinifies them separately where he picks them. So he does a few different wines and then in the end he mixes them together. Ha un profumo erbaceo molto deciso e invece al gusto è molto delicato. Sa un po' di matcha, infusione di arselle. Perché io sostengo, ragazzi, che il tè matcha sappia un po' di arselle. Abbiamo trovato questa idea, andiamo a utilizzare il bambù. È un bambù che prendiamo qui in Danimarca. Quello che trovate davanti a voi è una versione un po' più piccola ovviamente. Andiamo a sbollentarla e viene condita con del sale e del pepe. Abbiamo una salsa che viene fatta con un'emulsione di burro e uova, diciamo una sorta di bernese rivisitata. Al di sopra andiamo a finirla con delle gemme di pino. Avete una parte del bambù che è coperta, andrete a prenderla dal manico e a intingerla e a mangiarla. L'avete sfogliata? Esatto, le foglie che sono le foglie esterne, tipo il carciofo, lasciami dire. Esattamente, Okay. come fa Panda, quando va a mangiarle lo sfoglia tutto fino ad arrivare alla parte morbida. Devo intingere nella salsa bernese. La salsa, credo anche il bambù, perché ho visto tutti i granelli di sale sopra, è molto sapida. Gli aghi di pino gli danno un sentore balsamico buonissimo. Franci. Non mi hanno dato un cucchiaino, non mi hanno dato un pezzo di pane. A questo tavolo probabilmente non mi risiederò mai più in tutta la mia vita. Volevo sentire che gusto aveva la salsa bernese da sola. In realtà ti insulto, ma sono fiero di te sotto sotto. Siccome so che non abbiamo pane e non abbiamo cucchiaini, la challenge è riuscire con questo stecco di bambù a recuperare tutta questa maionese. Non avevo mai mangiato il bambù. Ha una sensazione astringente che ricorda un pochetto quella che ti lascia il carciofo. È vuoto, è cavo. Che il bambù fosse cavo, lo sapevo. Hai fallito. Ho fallito. Spegni un attimo la camera perché adesso sai cosa succede. Ragazzi, come sempre io penso a voi e abbiamo chiesto, come capita quando andiamo all'estero, di avere qualcuno che ci serva in italiano. Probabilmente avverrà, però potrebbe anche succedere che alcuni piatti ci verranno serviti in inglese. Nel dubbio vi ricordo che avete disponibili ben 4 lingue nei sottotitoli: italiano, inglese, spagnolo e francese. Vi basta andare nella rotellina, attivarli e avete i vostri sottotitoli. Abbiamo una foglia di aglio orsino, all'interno della quale abbiamo una koji cake, un riso fermentato che andiamo ad arrostire al barbecue. Davanti a voi avete i fiori dell'aglio orsino che andiamo a scottare in padella. La piccola, diciamo, montagnetta che sembra wasabi è una pasta che facciamo con mishuo, ovvero una spezia molto più delicata. Il nostro spiedino, il nostro skewer, abbiamo una pigna che andiamo a trattare e delle foglie di orpine. Adesso tradurlo in italiano non so se esiste, dovrebbe essere orpino. Questi piatti sono esteticamente bellissimi e tenaci al morso. È interessante come sensazione in bocca. Mi spingerei quasi a dire che è carnosa come sensazione in bocca. Posso farti uno spoiler? Spoilerami. È il mio piatto preferito fino ad ora. È vero che è carnoso. Sembra che all'interno ci sia una salsiccetta. Molto piacevole. Tra l'altro la sensazione di aglio non è particolarmente invadente. Ovvio, si sente l'aglio, è aglio orsino. Però non vi immaginate come se mordeste uno spicchio d'aglio crudo. Non so se è il mio preferito fino ad ora, però mi è piaciuto molto questo piatto. È importante, ragazzi, quando venite a mangiare al Noma, che chiediate sempre qual è la parte edibile del piatto e qual è quella che non si mangia. Qui passiamo a un sapore erbaceo, balsamico, anche molto pungente se vuoi, sicuramente meno delicato dell'aglio orsino. Ci sento una nota stringente, un po' come nel piatto precedente. Mi diverte un sacco questo viaggio in sapori che non sono assolutamente consueti. Al motivo per cui siamo già venuti 6 volte a Copenaghen e vi diciamo che qui il cibo negli ultimi anni è migliorato tantissimo, ci sono un sacco di posti buoni dove mangiare, e anche per merito di questo posto che aprì 20 anni fa, e da quando ha aperto il Noma Copenaghen è letteralmente esplosa da un punto di vista culinario. Coincidenze? Non credo proprio.
White currant juice, so lots of white currant berries, and then we flavored it with chamomile and lemon verbena and lemon thyme. A wine coming from Slovakia, where we have a gentleman called Solt Suto making wine here. A mix between Weissburgunder and some Riesling. As you can see, it's very cloudy, so it's unfiltered. Nigori in Japanese means cloudy, and it's very inspired by the cloudy sakes. The next one is flower soup. Chilled broth of tomatoes, all the flowers from the greenhouse. È arrivato un brodino di pomodoro con dei fiori colorati. Ci sono dei granelli di sale, vedi? Molto delicato. Il brodino di pomodoro è quello che dà carattere. Visivamente non gli puoi dire niente. Vediamo al palato. Il succo è piacevole, dolce, tende anche un po' al salatino. I fiori non sono solo apparenza. Sotto i denti ti danno un briciolo di consistenza, hanno dei granelli di sale molto piacevoli e questo piatto è più buono di quello che possiate pensare. I petali differiscono non solo in colore ma anche in sapore. Alcuni sono un po' più piccanti, altri più delicati. Avevo aspettative più basse da questo piatto, invece mi ha stupito. Abbiamo dei piselli che andiamo a sbollentare e a pulire e li andiamo a racchiudere all'interno di questo wrap. Facciamo un succo di ribes bianco, andiamo a ridurlo fino a che tutta la parte zuccherina ne fuoriesce. Da lì riusciamo a lavorarlo come se fosse un foglio di pasta andandolo a disidratare e creiamo questa forma cilindrica. Piselli che andiamo a condire leggermente e andiamo a decorare con un paio di fiori. E uno scrigno di succo di ribes bianco, prima fatto ridurre, trasformato in melassa, a quel punto fatto essiccare a 90 gradi. Mi stanno cadendo tutti i pisellini mentre vi racconto. E a quel punto diventa lavorabile, di modo tale da riuscire a fare un cestino per accogliere questi pisellini. All'interno ci sono degli elementi acidi e sapidi che rendono il morso super variegato, bellissimo e buonissimo. Personalmente poi è molto soggettivo, ragazzi, lo ritengo il piatto più bello che sia arrivato finora. Da maneggiare sono molto delicati e, come ci è stato spiegato, in un sol boccone. Il guscio esterno, essendo fatto di ribes e di zucchero, è molto dolce ma è anche molto acido. I piselli sono quasi crudi, sono quella cottura che ti lascia ancora un po' di morso. Franci, non l'hai notato, ma secondo me c'è anche l'amico coriandolo in questo piatto. Forse hai ragione, mi era sfuggito. Mi intriga un sacco pensare che mangeremo solo vegetali, perché voglio capire fin dove si possono spingere con questa tipologia di piatti. Finora è stato tutto molto buono, sono curioso di vedere cosa arriverà dopo. Cioè, non venite qua con l'idea di dire mi manca la carne, venite qua e piatto dopo piatto pensate chissà cosa succede il piatto successivo. Allora, non vi faccio mai il mio approfondimento posate perché penso che non ve ne possa fregare di meno, nel caso fatemi sapere nei commenti, ma devo segnalarvi che ci sono appena arrivate delle posate di legno, mai viste in uno stellato, e in generale stanno arrivando delle posate molto belle. Our next serving here is Danish eggplant. And what we're doing here is we're roasting it on the outside and we're taking out the flesh from the inside. So just until it's very soft. We're seasoning with black currant wood oil and sancho pepper. We got inspiration from Japan, so it's a little bit spicy. On the outside you have a sauce from jasmine tea, Danish cheese, and we're finishing here with red sancho leaves. Io sono molto affascinata dalle preparazioni dal punto di vista tecnico, perché considerate che ci è arrivato questo piatto con la spuma. Abbiamo chiacchierato con la ragazza che ce lo ha servito e la spuma continua ad essere qui e a persistere nel piatto. Super stupita e super incuriosita. Delicatissimo, il sapore del formaggio è appena percettibile in fin di bocca, la melanzana piccantina, molto piacevole e molto fresco. I piatti sono tutti all'insegna della delicatezza, la melanzana morbida, piacevole. Qui l'elemento caratterizzante è la foglia di sancho pepper, secondo me, che dà un tocco di carattere al piatto. We're gonna have another cold tea. This one coming from Nara. A black tea. They have used both the tea leaf that you normally use, but also the tea flower. So usually you would cut it off to save energy for the leaf, but they decided to make a bit more holistic tea. They take the flower and they infuse it on top of the tea leaves, sort of like a jasmine tea style. A way called hanacha, which is a very old traditional way of processing the tea, where you put it to dry out in the sun. We also have a wine from Sicily. We are in Pantelleria. So we have a couple called Nicoletta and Francesco. This one is Sibibu for the grape. Tanganica is the name of the vineyard. They actually only own 1 hectare. So this one is from 2022. It's also been macerated with the skins for about 15 days. Il nostro raviolo con all'interno dell'aglio giovane che andiamo a sbollentare e andiamo a finirlo con marigold oil e petali di fiore. Il tutto viene finito con dell'erba cipollina. Quanto è difficile dire in italiano
dei piatti che tutti i giorni dici in inglese. Abbastanza, ogni tanto c'è un attimo da pensarci fatica, e ho trovato uno scappatoio. E croccante la consistenza, perché ho fatto fatica a tagliarlo. Che buono. Il sentore di aglio è molto delicato. Questa crema che accompagna il boccone rende tutto così vellutato e goloso. Altro piatto bomba. È il momento del raviolo. Potremmo dire che siamo passati ai primi. Mi piace molto, più che il raviolo, la salsina nel piatto che accompagna il raviolo, che è molto sapida e speziata e crea un'avvolgenza che dà importanza al piatto. Un piatto che abbiamo creato con un ingrediente che usavamo in Giappone. Noi andiamo a fare lo yuba, ovvero quel foglio bianco che vedete al di sopra. Si forma portandolo a una temperatura circa di 75-80 gradi. Si crea quella pelle, va a ricoprire delle fave che andiamo a grigliare al barbecue, una gemma di pino al di sotto e andiamo a guarnire con delle foglie e con degli ortaggi. Andiamo a condire il tutto anche con, vi posso dire in inglese, del gustang and goose food, delle foglie che ricordano appunto il becco dell'anatra e i piedi dell'anatra. Il tutto viene finito con una spuma che andiamo a ricavare dai capperi di ribes nero, delle gemme di ribes nero, tutto emulsionato con delle foglie di tè, burro e una riduzione di fermentato di riso. Avete presente quando dimenticate il latte sul fornello e si forma quella pellicina? Se fate la stessa identica cosa ma con latte di soia si chiama yuba e ora andiamo ad assaggiarlo. Qui ovviamente non l'hanno fatto per caso e ne hanno fatto un piatto. Aspetta che scoperchi un attimo. Oh, ma è pieno di fave. È pieno di sorprese qui sotto. Me lo aspettavo molto meno acido, visto gli ingredienti che ci sono, ma ogni volta è una festa per il palato. Ci sono tantissimi elementi all'interno e ogni morso è diverso dall'altro. Andiamo di fiore di zucca. Voglio assaggiare un pezzettino di questa yuba. Al morso è piacevole, ricorda la consistenza della pelle di qualche formaggio. Hanno cercato di ricreare diverse consistenze e sapori. Le erbe danno croccantezza, avete l'acidità, la grassezza data dalla yuba, le fave, ci sono anche dei granelli di sale. Avete veramente tanti sapori ed è un piatto che va un attimo ragionato nel momento in cui avete il morso in bocca. Si potrebbe fare un video solo filmando quello che succede in cucina, ragazzi, è uno spettacolo, rimarrei lì tutto il tempo. Se venite qua, alzatevi, fate finta di andare in bagno, andate a vedere come cucinano lì perché è una cosa pazzesca. Allora abbiamo un asparago bianco, andiamo ovviamente a pulirlo, a pelarlo e con tutti gli scarti facciamo un'infusione, facciamo un'acqua di asparago all'interno della quale andiamo appunto a sbollentare l'asparago stesso e andiamo a passarlo in una tempura fatta con dello zafferano. Il tutto viene condito con una emulsione fatta di burro e riduzione di cetriolo che facciamo qua al Noma. Avete una foglia che andrete a prendere dal basso e a usarla come se fosse un tovagliolo, quindi andrete a mangiare direttamente dalla foglia. Ovviamente la foglia non andrete a mangiarla. Vado con l'asparago fritto, il piatto più goloso arrivato finora. Allora, dentro c'è l'asparago croccante, mentre all'esterno avete questa crosta salata, fritta, al gusto zafferano. È uno snack, è davvero molto buono. I dettagli della chiusura sono meravigliosi, compresa la finta brina. Io ho usato le mani. Io invece sono più elegante e utilizzo la foglia come tovagliolino. Vabbè, l'ultimo pezzettino lo faccio con le mani. Goduriosissimo. So we have a fresh tofu on the side over here. You have a green rice, seasoned with some of our dashi reduction, and you have some wasabi flowers on top of that. I have a sparkling tea for you. This is a black tea that we have flavored with some sakura blossoms as well as some mirabelle blossoms from Copenhagen. For this one we're going to have a wine coming from Austria in Burgenland. This is a mix between Weissburgunder and Riesling. We have a guy called Christian Chida and we've been working with him for maybe 10 years at Noma. So it's one of the first wine makers we ever served here. And he puts it on old oak for 5 years. No intervention, no additives. So he wants to give it time on the oak to sort of settle down and come into itself. Che gusto particolare, pungente direi quasi. Questo riso qua è buonissimo. Il tofu morbido, scioglievole. Questa riduzione è piccante, raffanata. Ecco che cosa mi ricorda. È talmente densa, con una forte profondità di gusto che vagamente ricorda la carne. La nostra crudité, quindi abbiamo una crudité di frutta e verdura. In particolare questi sono tutti ortaggi che vengono direttamente da una farm qui di Copenaghen. Nulla viene refrigerato, questo fa sì che tutti gli ingredienti abbiano un gusto maggiore in quanto non siano mai stati trattati col freddo. Tutto viene condito con una salsa che facciamo con una riduzione di acqua di pomodoro. Abbiamo fiori di timo e fiori di basilico.
sale e pepe. Trovo che questo piatto sia elegantissimo perché tutte le verdure sono messe a strati in maniera ordinata, sono meravigliose. Queste fragole già solo all'aspetto sembrano dolcissime perché sono di un rosso intensissimo. È un'opera d'arte solo a guardarlo. Ho visto prima impiattare i ragazzi al counter e è veramente incredibile. Questo è esattamente l'antitesi del concetto che le verdure sono banali, che la frutta è banale. Ragazzi, venite qui, fatevi questo menù degustazione di vegetables e poi venitemi ancora a dire che frutta e verdura sono noiose. Are we ready for some champagne? We're always ready for some champagne. We have a champagne that we just started serving today. This specific one is coming from the southern parts of Champagne, made by François Bedel. This one is mostly Pinot Meunier, a little bit of Pinot Noir and Chardonnay as well. It's as well mostly from the vintage of 2017. It's been 2 years on the lease together with all the yeast. We have as well a juice which is based on an ancho chili kombucha. So we picked up the ancho chili when we were in the pop-up in Tulum in Mexico back in the day. So ever since then we're using a lot of ancho chili. We have smoked corn as well, and we also flavored it with some mushrooms. So this is a bit of a savory juice. Questa è la main course. Parliamo di summer season, quindi non andiamo a servire carne o pesce. Abbiamo un fungo, il King Oyster Mushroom. In questo caso andiamo a cucinarlo intero al forno e poi andiamo a grigliarlo al barbecue. È una delle tecniche che abbiamo usato in Giappone. Questo fa una parte caramellata andandola continuamente a brasciare, che trovate sulla parte esterna. Il colore che vedete all'esterno è un colore caramellato. Il fungo inizialmente ha lo stesso colore che vedete all'interno. Andiamo ad aprirlo e nuovamente andiamo a tagliarlo leggermente, questo fa sì che sia più facile e morbido anche da mangiare. Finiamo con una salsa al tartufo e del tartufo nero tagliato. Commento subito a caldo, ci hanno portato il piatto e appena lo hanno appoggiato sul tavolo io ho pensato questo è un porcino dal profumo intenso. In realtà è un King Oyster Mushroom che viene ovviamente grigliato e lavorato e non vedo l'ora di assaggiarlo perché ha un aspetto golosissimo. Servito ovviamente con il tartufo, guardate che meraviglia, pepato esternamente con una consistenza estremamente soda, golosissimo. Il fungo è l'elemento perfetto che può fungere da secondo all'interno di una degustazione totalmente vegetariana. Ok, non è carne, però considerando il sughetto, l'aroma, il modo in cui è condito, il modo in cui il fungo è stato cotto esternamente, tutto ricorda un secondo di carne ed è veramente un piatto goloso, gustoso, spezza completamente il percorso fatto fino adesso. E confermo che col pepe ci hanno caricato a balestra. Ok, il fungo lo battezzo il mio piatto preferito so far. Cosa dici, Franci? Concordo. È incredibile, ragazzi, siamo d'accordo. Get a bit more sauce together with some butter, but it's one sourdough bread from Heart, the bakery. No, ragazzi, ma stiamo dicendo che al Noma ti fanno fare la scarpetta? Giuro, mi ero messo il cuore in pace perché mi ero detto, ma figurati, andiamo al Copenaghen, andiamo al Noma, non sanno una mazza di scarpetta, non sarà possibile. E invece se ne escono con il pane, il sughetto, il burro. Franci, siamo a casa nostra. Allora ci dividiamo i compiti. Io vado di burro, Giano va di scarpetta. Ci stiamo chiedendo se per caso questa cosa del pane, burro, non fosse che sia arrivata solo a noi e a nessun altro tavolo. Non ne siamo certi, cercheremo di indagare. Se così fosse... Ci vedete scontenti? È per un tema che poi ci dite ma se io vengo al Noma non me lo fanno quel trattamento. Sei a casa tua, eh? Va come contenta, va. Ciao! Faccio il doppio strato? Ma... Faccio il doppio strato. Adesso scruto gli altri tavoli per vedere se arriva anche agli altri tavoli, se no mi vergogno da morire che ci abbiano portato la roba. Guarda, mi sto vergognando tantissimo, sono proprio vergognoso, ragazzi. Ma quanto gli voglio bene a René che mi ha portato il sughetto per fare la scarpetta. La scarpetta al Noma solo da Giano e Franci la potete vedere, eh? Questo è il sughetto del fungo. Era quello che volevo scarpettare già 20 minuti fa. No, vabbè, sto volando. La scarpetta più formale l'ho fatta, adesso andiamo con quella più ignorante, che mi contraddistingue maggiormente, direttamente nel paiolo. Continua a trattarsi di scarpetta vegetariana, però sto godendo tantissimo. Allora, abbiamo chiesto approfondimenti circa la scarpetta e il pane burro. È un qualche cosa che viene portato quando sanno che al tavolo ci sono o degli italiani o comunque in generale clienti che potrebbero apprezzare quel tipo di portata. Some sake coming from 1999 in
infused with plums as well. So a rather delicious umeshu. A little bit of residual sugar as well, as we are heading into the sweeter side of the menu. We have a juice which is made from raspberries, infused with plum kernel. Non vi nego che sto cominciando ad andare seriamente in piena per i sakè. E questo sa di nuovo di amaretto di Saronno. Mi sembra di averla già detta in un altro video questa cosa, ma la devo ribadire. So we have our first dessert serving for you guys. We have wild berries. So these are picked this morning. So you have a variety of different berries, and you have a wood rough cream that you can either pour as much as you'd like on top or as little. È arrivato il primo di 2 dessert, sono dei frutti di bosco molto molto belli da accompagnare con questa cremina di cui io sinceramente non ho capito che crema è. Tu l'hai capito? No. Benissimo, quindi tu inquadri me per cercare di capire se io posso riuscire a portare a casa la situazione. Sì. Ci ha consigliato di provarle prima da sole. Che belle queste fragoline di bosco. Che te lo dica fa. Lampone, frutta mondiale. Proviamo la cremina sopra. Lasciami un po' anche a me, Ah, giusto, non mi ricordavo che era una porzione da condividere. La crema dà grassezza e aggiunge ulteriore sapore ai frutti di bosco. Wow, è buonissima. Ha una nota di frutta secca che non ti saprei dire. Arriviamo alla parte dei dolci. Siamo tornati da Kyoto. Quello che abbiamo portato qui è l'idea dell'onigiri. Normalmente è fatto di riso ed è salato. Noi l'abbiamo ricreato in versione dolce. Una koji cake, quindi un fermentato su un silicone. Quindi siamo andati a ricreare con il riso fermentato questo triangolo. All'interno abbiamo un gelato con un cuore liquido con un liquore danese. Alla base abbiamo un crumble fatto con latte. Il tutto viene finito con questa finta seaweed, la nostra leather fatta con il ribes nero. E quella che sembra muffa esternamente? Quella è muffa. È muffa, Esatto. ok. Sarebbe il koji, che è questo appunto riso fermentato. Ah, ok. Commestibile. No, ma non è la prima volta che non è quello che essere ci portate noi se mangiamo tutto. Chiudiamo con questo dessert che ricorda l'onigiri giapponese. Sopra c'è una muffettina. A guardare la sezione sembra di mangiare un brie. Il gusto è completamente diverso, è molto piacevole, dolce. La muffa la senti, c'è un cuore di gelato freddo che hai fatto cadere qui. e al fondo qualcosa di croccante. L'alga di ribes nero dal tocco acido, molto buono. It's magnolia caramel with saffron and cardamom, and then a little bit Mexican chocolate. You use the knife and one between two. Dolce, acido, fresco, delizioso. Sì, ha delle note acide, floreali, anche un po' cioccolatose, è molto piacevole. E abbiamo finito il pranzo e andiamo a farci un giretto internamente. Ogni sezione è responsabile di 4-5 piatti durante il menù, si alternano, ovviamente non sono consecutivi e non esiste pasticceria, questo fa sì che tutti quanti abbiano una pasticceria. Da questa parte arriviamo alla parte di produzione, tutta la parte di grosse lavorazioni e dove comunque facciamo anche parte del servizio. Per darvi un esempio del menù che avete mangiato voi, escono la rosa e la barbabietola, esce l'asparago, tutto il resto normalmente sono composizioni che vengono preparate qui e vengono finite davanti. Siamo in un corridoio che è lungo 85 metri dalla cucina all'inizio più o meno dove siete entrati voi. Alle mie spalle è il muro dove personaggi influenti dello spettacolo, amici di René, lasciano una firma. Virgilio sarà Virgilio Martinez. E Pia, sì. Per chi è amico di René e chi riesce a firmare su questo muro è una persona comunque abbastanza importante. Direi. Sono stati immortalati del nome dei pop-up. Tutto quello che vedete qua, armadietti, sono tutti adibiti ai piatti. Ok. Siete amanti del calcio o meno? Ah, ok. Però Ma perché sono venuti a mangiare qua? Peter Kreiner è credo in contatto amico di Pep Guardiola, quindi è riuscito Ad avere le maglie. Esatto. Dove noi ci riuniamo per colazione e pranzo, che sarebbe la nostra cena. La cosa bella è che abbiamo tanti stagisti provenienti da tutto il mondo. Loro cucinano per noi, stagisti europei, sudamericani, giapponesi, e allo stesso tempo noi viaggiamo un po' da dove loro vengono. Voi mangiate prima o dopo il servizio? Prima il servizio. Solo gli stagisti fanno da mangiare per voi? Prima eravamo un po' più stretti e noi stessi facevamo da mangiare a turni. Ok. Il family meal è un momento in cui uno si può mettere in mostra per far vedere cosa sa fare. Quello è vero. Ok. Ed è ovviamente una cosa che ho fatto anch'io quando sono appena arrivato, è una cosa che chiedono di vedere se sei capace a stare in cucina o cosa sai fare. Ok. Cosa hai cucinato? Io insieme a un altro italiano abbiamo fatto la pasta fresca Se non la fate voi, voglio dire. Abbiamo fatto pasta fresca per 90 persone e cucinavamo al momento. Abbiamo fatto con una biscuit di gamberi nel periodo della Ocean Season. Non abbiamo fatto lasagna perché è ripetitivo, sono talmente tanti italiani. Non abbiamo fatto il risotto, mangiamo rice bowl tutti i giorni. E quindi? C'è un altro concetto di riso. Banalmente, una cosa che mi viene in mente, avevo fatto anche delle zucchine
zucchine alla scapecia, quindi è una cosa molto classica per noi, però è una cosa che per magari persone che vengono dal Giappone non è così banale, certo. Ed è zucchine con olio, menta, che vengono fritte e poi condite. E René mangia con voi? Sì, lui mangia ok. con noi. Qui si parla più di laboratorio, non più di cucina. Loro portano avanti appunto tutto quello che concerne a fermentati. Quello che vedete lì, come vi ho spiegato durante il vostro menù, è dove viene fatto crescere e coltivato l'onigiri. Quelle piping bags che vedete è l'impasto che poi viene inoculato con dell'aspergillus, quindi è una spora che fa crescere la muffa su di essa, ovviamente a temperature precise. Da parte di serre abbiamo 3 serre, di cui una sola è una serra idroponica, ovvero una serra che crea l'alba e il tramonto 3 volte nel nostro giorno. Questo crea delle piante molto più forti. Quella serra è la serra dove la Test Kitchen lavora, dove creano il menù, tutto quello che avete visto, mangiato. La prima invece è una waiting room. Esatto, un'accoglienza. Allora ragazzi, esperienza conclusa. Era una vita che volevamo venire in questo posto, avevamo delle aspettative molto alte. Questo menù vegetariano, tento di dirlo in francese, spacca i cu. Ok? Partiamo dalla location, è sicuramente una delle più suggestive in cui siamo stati, immersa nel verde con un giardino pazzesco, una sorta di sala che sembra una serra. A dire il vero ci sono 3 vere serre quando voi arrivate qua. Noi abbiamo mangiato il menù della Vegetable Season, vi ricordiamo che esiste una Game Season e un Ocean Season, perché Che a questo punto dovremmo tornare a provare, direi. Non so se ce la facciamo prima che il ristorante chiuda. Ci è piaciuto tantissimo per le contaminazioni che arrivavano dall'Oriente. A me è piaciuto tantissimo il fungo che abbiamo mangiato come main course, i pisellini all'interno del cestino di ribes, i petali di fiori nell'acqua di pomodoro, la scarpetta che per un attimo ho pensato fosse solo per noi. Stanno esultando, si stanno caricando per il servizio. Nel frattempo qualcuno ha segnato probabilmente perché sentiamo delle esultanze. La cucina è a vista e se voi passate magari trovate una scusa per andare in bagno in modo tale da dare un'occhiata. Sono stato 3 volte in bagno io per vedere la cucina a vista. Sembra quasi come osservare un formicaio, tutti freneticamente che lavorano ma in realtà con un ordine ben preciso, tutto che funziona come una macchina e come un ingranaggio perfetto. Incredibili. Ci hanno fatto fare anche un bel giro all'interno delle altre sezioni del ristorante dove succedono 1000 altre cose. Ringraziamo tantissimo Luca, il ragazzo italiano che ci ha servito quasi tutto il pranzo e che ha fatto sì che voi possiate fruire della maggior parte del video in italiano. Vi ricordo che comunque ci sono i sottotitoli disponibili. Abbiamo pagato un totale di 11.800 corone che equivalgono a circa 1.600 euro. Quindi non poco, però ragazzi parliamo del primo ristorante al mondo, uno dei templi della cucina mondiale. Sì, è tantissimo, ma se non spendi tantissimo qui mi chiedo io dove lo devi spendere. Speriamo di avervi raccontato al meglio tutto come al solito. Vi ricordiamo di fare like, iscrivervi e soprattutto commentare a manetta qui sotto, così l'algoritmo di YouTube Pem. E per il resto potremo vederci al prossimo video e vi potremo lasciare con il classico apsh.